a tutti e bentornati in Domotics Duino, mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e in questo nuovo video della serie OpenHub in pillole introduciamo dei concetti base che ci porteranno poi a parlare della modellazione semantica, che è un concetto che è stato introdotto in OpenHub dalla versione 3. Prima appunto però di approfondire che cosa vuol dire modellazione semantica in OpenHub, dobbiamo introdurre alcuni concetti che sono comunque la base proprio per la modellazione semantica. Il primo di questi è il concetto di gruppo. Quindi adesso andiamo a vedere insieme, tramite anche un esempio, che cosa vuol dire gruppo, a cosa serve in OpenHub e come ci può essere utile per modellare la nostra smart home, e poi quindi capiremo il perché è la base per la modellazione semantica. Passiamo quindi alla schermata PC e iniziamo a vedere i gruppi dal punto di vista pratico. Eccoci sulla schermata PC, siamo sulla pagina di documentazione di OpenHub nella parte di configurazione e come vedete siamo nella sezione degli items, anche se parliamo di gruppi. Abbiamo visto nei video precedenti i tre elementi principali della modellazione della nostra smart home su OpenHub, che sono le things, i channel e gli items. E poi ovviamente c'è il concetto di link che lega gli item ai channel. Adesso introduciamo un nuovo concetto che però è un derivato del concetto base dell'item. Infatti nella documentazione siamo nella pagina degli items, ma parliamo di gruppi. Il gruppo non è nient'altro che un item particolare che serve a raggruppare al suo interno altri item, quindi una sorta di contenitore. Tramite il gruppo quindi noi siamo in grado di definire delle relazioni gerarchiche tra gli item. Quindi tutti gli item che magari hanno determinate caratteristiche simili possono essere raggruppati all'interno di un gruppo. In questo modo il gruppo è in grado di definire quali sono queste caratteristiche principali e in comune di tutti gli item che lui contiene. Quindi il gruppo serve a definire delle gerarchie tra item e queste gerarchie possono essere viste sotto determinati aspetti. Un aspetto fisico e un aspetto funzionale. Quindi ad esempio tutti gli item che rappresentano le luci di una certa stanza possono essere raggruppati all'interno dell'item che definisce quella particolare stanza. Quindi quell'item diventa un gruppo e il gruppo contiene tutta una serie di item che hanno delle caratteristiche simili, cioè che sono all'interno di quella stanza. Dal punto di vista funzionale invece il gruppo potrebbe rappresentare, quindi raggruppare tutta una serie di item che assolvono alla stessa funzione, quindi le lampadine di cui abbiamo parlato prima, che abbiamo messo nel gruppo di una particolare stanza perché appartengono a quella stanza, le possiamo anche inserire all'interno di un gruppo chiamato luci perché rappresentano tutti delle luci. Quindi abbiamo delle tipologie di raggruppamento diverso e trasversale tra loro che mi permettono appunto di definire delle entità, diciamo a livello un pochino più astratto rispetto agli item, che però ne raggruppano le caratteristiche. Ovviamente i gruppi possono essere annidati tra loro, quindi io posso avere dei gruppi che contengono altri gruppi finché non si arriva a degli item. Quindi questo capite bene che ci permette di definire delle gerarchie anche abbastanza complesse e ci permette di fare delle modellazioni che ci iniziano a introdurre la modellazione semantica. Infatti noi potremmo definire la nostra casa come tutto un insieme di gruppi che contengono al loro interno degli item, che sono effettivamente le parti funzionali su cui vogliamo operare. Quindi la nostra stanza può essere suddivisa per piani, ogni piano può avere le sue stanze e ogni stanza può avere i suoi oggetti. Piani e stanze saranno dei gruppi e gli oggetti saranno gli item semplici. Però di questo poi approfondiremo quando parleremo della modellazione semantica, però piccolo spoiler, si inizia già a intravedere qual è la funzione dei gruppi nella modellazione semantica. L'importanza di definire un gruppo nella nostra modellazione della smart home ci permette anche di rendere più semplici determinate azioni, come ad esempio voglio accendere le luci di tutto un piano di casa. Se io ho definito il gruppo piano di casa e ho inserito al suo interno tutte le luci, con un semplice clic, senza utilizzare delle regole, perché la stessa operazione la potrei fare scrivendo delle regole, posso accendere tutte le luci di una casa. Quindi il gruppo, essendo un particolare item, può avere le stesse caratteristiche dell'item e quindi può essere utilizzato come oggetto interattivo delle mie dashboard o come oggetto che mi fa vedere un valore all'interno delle mie dashboard. Abbiamo detto che un gruppo può agire come se fosse un item.
quindi può avere un suo valore, come appunto un item ha un suo valore, e può effettuare delle azioni nel momento in cui diventa interattivo in una interfaccia utente. Ma essendo il gruppo una aggregazione di item, che tipo di valore può assumere questo gruppo? Allora, fondamentalmente un gruppo dovrebbe essere composto di item che hanno la stessa tipologia. Quindi non possiamo aggiungere in un gruppo item di tipologia eterogenea. Nel momento in cui abbiamo un gruppo che raggruppa una serie di item, possiamo definire qual è la logica con cui il gruppo assume un valore in base al valore che hanno i singoli item. Queste logiche si chiamano funzioni di aggregazione del gruppo, sono definite dalla documentazione in questa tabella e ovviamente lavorano sui valori dei singoli item compresi all'interno del gruppo, e da un tot di item devono riuscire a tirar fuori, con una certa logica definita da noi, un valore singolo che poi viene attribuito al gruppo. In particolare possiamo adesso andare a vedere insieme quali sono le differenti funzioni di aggregazione che possiamo attribuire a un gruppo in funzione dei suoi item. La prima, che è quality, che è quella di default, cioè se io non definisco nessuna funzione di aggregazione al mio gruppo, lui applica la funzione quality, che non fa nient'altro che attribuire al gruppo il valore degli item solo se tutti gli item hanno lo stesso valore, altrimenti è un valore non definito. Poi abbiamo le funzioni logiche, quindi AND, OR, NAND e NOR, che fanno sì che il mio gruppo possa assumere lo stesso valore degli item se tutti gli item hanno lo stesso valore, o se almeno un item ha un particolare valore, oppure entrambe queste condizioni però negate. Quindi, per fare un esempio, posso definire un gruppo luci che sarà acceso solo se tutte le luci contenute al suo interno sono accese, quindi questa sarebbe la AND. Se invece voglio definire un gruppo in cui mi dica che c'è almeno una luce accesa, la definirò come OR, la funzione di aggregazione. In questo modo il mio gruppo assumerà il valore acceso se almeno una delle lampadine, quindi degli item contenuti al suo interno, ha il valore acceso. Poi quello che possiamo fare è utilizzare delle vere e proprie funzioni di aggregazione, che sono la somma, la media, il minimo e il massimo. Ad esempio, abbiamo il rilevamento del consumo dei 3 piani di casa. Se abbiamo una casa a 3 piani, noi potremmo avere un unico gruppo, consumo di casa, in cui io inserisco i 3 item dei consumi dei singoli piani, e per vedere il consumo totale faccio la somma. Poi abbiamo la count, che è in grado di contare determinati item, quindi quanti item assumono un determinato valore che è definito da una espressione regolare che dobbiamo dare come parametro. Poi abbiamo delle funzioni di aggregazione che lavorano sui tipi date, quindi possiamo, in tutto un insieme di item di tipo date, definire un gruppo che come valore assume magari la data più recente o la data più lontana. Ovviamente, in base al tipo di funzione di aggregazione che attribuiamo al gruppo, noi possiamo inserire all'interno di quel gruppo item di un particolare tipo. Ad esempio, la somma, la media, eccetera, lavoreranno principalmente su item di tipo numerico. Latest e earliest, che abbiamo visto prima, lavoreranno su dati di tipo date. Detto questo, passiamo adesso a fare un esempio. Quindi definiamo 2 o 3 item, li inseriamo in un gruppo e andiamo a vedere come il gruppo assume il valore in funzione del valore degli item. Andiamo quindi sulla home page del nostro OpenHub e andiamo a configurare direttamente gli items. In questo caso non faccio nessun abbinamento con channel e things, perché mi interessa solo gestire il valore e vedere cosa succede con i gruppi. In forza di quello che vi ho detto nei video precedenti, cioè che con OpenHub è facilmente creabile un oggetto senza avere la necessità di legarlo per forza a un qualcosa di fisico, creiamo solo gli item in questo caso. Quindi con il più creiamo un item in maniera molto semplice e iniziamo a definire un sensore di temperatura di una stanza, quindi temperatura soggiorno. Come tipo lo mettiamo numerico e category gli mettiamo la temperature come icona. Per adesso il parent group lo lasciamo qua, quindi questo qui è la parte che ci permette di inserire un item all'interno di un gruppo, però i gruppi non li abbiamo ancora creati e quindi non lo usiamo.
Creiamo il nostro sensore di temperatura, ne creiamo un altro, lo chiamiamo temperatura cucina e poi creiamo temperatura camera. Scusate, ho sbagliato, l'ho definito di tipo stringa, quello di prima lo vado a mettere numerico. Ok, quindi abbiamo i nostri 3 sensori di temperatura in 3 stanze diverse della casa. Facciamo finta che cucina e soggiorno siano al piano terra e la camera sia al primo piano. Quindi vogliamo raggruppare i sensori di temperatura in base ai piani della casa. Quindi dobbiamo creare il primo gruppo, che è sempre un item, e lo chiamiamo primo piano. Come tipo questa volta andiamo a mettere group. Come category possiamo mettere first floor. Come vedete nel gruppo mi appare questo settaggio che è group settings member base type. In questo caso io devo andare a dire che tipo di item conterrà questo gruppo. Quindi questo gruppo conterrà dei sensori di temperatura, quindi sarà di tipo number. Definito questa tipologia, mi appare anche la funzione di aggregazione, che è quella di cui abbiamo parlato prima. Se clicco, essendo un tipo numerico, posso selezionare una di queste. Nel mio caso mi interessa la media, perché io voglio sapere che media di temperatura c'è al primo piano e che media di temperatura c'è al piano terra, e la media ovviamente la calcolo facendo la media dei sensori di temperatura che ho nei rispettivi piani. Quindi scelgo average e creo il mio gruppo. A questo punto, totalmente identico, creo anche il gruppo piano terra. Mettiamo sempre tipo gruppo, qui lo chiamiamo ground floor, member base type sempre number, aggregate function average, create. Fatto questo vado ad inserire i miei sensori di temperatura all'interno del rispettivo piano. Quindi prendo la temperatura camera, faccio edit, nei parent group vado a selezionare, vedete che intanto mi vengono selezionati solo gli item di tipo group, vado a selezionare il primo piano, salvo, mentre temperatura cucina lo vado ad aggiungere al piano terra e temperatura soggiorno lo vado ad aggiungere a piano terra. Fatto questo, posso fare ancora uno step successivo. Posso creare un gruppo, casa, che raggruppa i 2 gruppi piano terra e primo piano. In questo modo io posso avere la temperatura media di tutta la casa. Quindi aggiungo un altro item, lo chiamo casa, sempre di tipo group. Qui non so se c'è house come icona. Member base type è un number, aggregate function average. Create. A questo punto vado a prendere primo piano e piano terra e li inserisco nel gruppo casa. Quindi primo piano, edit, parent group casa, piano terra, edit, parent group casa. Ovviamente adesso i valori sono tutti null, sia quelli aggregati sia quelli semplici. Perché? Perché questi sensori, questi item non ricevono valori da nessuno. Adesso faccio una piccola simulazione io e vado a settare dei valori a questi item utilizzando la console di OpenHub, in modo tale che possiamo vedere come variando il valore degli item variano i valori dei gruppi. Quindi mi collego al Raspberry e apro la console di OpenHub. Ok, così dovremo riuscire a vedere tutto. Andiamo quindi ad inviare dei valori di temperatura ai 3 sensori. Quindi utilizziamo OpenHub update come comando. Lui mi propone già tutti gli item, noi diamo a temperatura camera e gli diamo 20 gradi. E vedete che è apparso temperatura camera 20, primo piano in automatico ha preso 20 e casa ha preso 20. Ovviamente il valore è singolo per il primo piano, quindi la media è il valore stesso. Adesso facciamo la stessa cosa per temperatura cucina.
In cucina ci sono 15 gradi e vedete che temperatura cucina ha preso 15, primo piano è rimasta com'era, piano terra ha preso 15 perché è la media di un valore singolo e casa sta facendo la media tra primo piano e piano terra, 17,5. Adesso cambiamo temperatura soggiorno e mettiamo 22. Temperatura soggiorno è andato a 22. Mi ha cambiato la media di piano terra che è diventata 18,50 e mi ha cambiato la media di casa che è 19,25. Quindi vedete come lavorano i gruppi in funzione dei valori dei singoli item. Bene, detto questo mi fermerei qui per questo video. Andiamo avanti con i concetti base che ci portano alla definizione di modellazione semantica e poi approfondiremo veramente la modellazione semantica andando a vedere come modellare la nostra smart home utilizzando proprio il concetto di modellazione semantica. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino qui in questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!